Salve, bentornati o benvenuti se questo è il primo video di Days che state vedendo. Proseguo il corso sul candy wrapper. La volta scorsa ho parlato dei materiali, questa volta parlerò degli strumenti, almeno gli strumenti essenziali. State raccogliendo la plastica? Vi ricordo che ve ne serve tanta. Sì? Bene, allora cominciamo. Probabilmente molte cose di sicuro già le avrete in casa, come delle banali forbici per tagliare carta, plastica e quant'altro. Utili senz'altro un paio di forbici più robuste in grado di tagliare le cerniere, che se usate nei progetti andranno adattate accorciandole. Per ottenere le tessere si usa il taglierino assieme ad un righello o una squadra. Molto più pratici delle forbici, secondo me, quando si tratta di usare i cartamodelli dei rettangoli base come guida per ritagliare la plastica. Io personalmente preferisco la squadra di metallo al righello perché ha una superficie di appoggio maggiore. Ottenute le tessere, queste vanno inserite una nell'altra e la cosa più semplice che sono in grado di formare sono delle righe. Poi, come vedremo durante il corso, tutto è più articolato di così. Qui sto semplificando un po', ma in generale, incastrando le tessere tra loro, si ottengono piccole parti che poi dovranno essere necessariamente unite. E questa unione si può fare solo con delle cuciture. Perciò servono gli aghi. Se guardate alcuni video su YouTube dedicati al candy wrapper, più di qualcuno suggerisce l'uso di un ago autocostruito come questo. Si tratta di un rettangolo di plastica appuntito da un lato e con un foro dall'altro, che fa da cruna per fissare il filo di cucitura. Più le tessere sono piccole, più l'ago deve essere stretto. Gli aghi autocostruiti, però, si possono usare solo per cuciture di piatto e non per cuciture testa a testa. Vedremo poi meglio di cosa si tratta. Men che meno si possono usare per applicare le cerniere. Per farli si usa materiale per lo più riciclato. La plastica deve essere spessa quanto basta per ottenere un ago resistente e flessibile ma non rigido. Anche io, quando ho iniziato a fare candy wrapper, ne ho fatti diversi di questi aghi e usavo le schede per le ricariche dei cellulari, che oggi non esistono più. Diciamo che questi aghi potete anche farveli se volete, ma anche no. Secondo me non sono particolarmente utili. Io vi consiglio invece di procurarvi degli aghi da lana che si trovano facilmente nelle mercerie oppure anche online. Servono infatti degli aghi con la punta stondata che abbiano diverse dimensioni per usarli con tessere piccole e grandi. Sulla confezione ho segnato il prezzo e l'anno di acquisto. Quindi una traccia, una testimonianza, diciamo così, di quando ho iniziato a interessarmi a questa tecnica e a fare i primi oggetti. Come vedete era il 2010. Lasciate stare gli aghi da cucire perché rischiate di farvi male, pungendovi appunto. E poi lavorereste in ogni caso male. Io li ho, non li uso per cucire le tessere, ma ad esempio per preparare le cerniere o fare poco altro. Nel tempo poi ho ampliato la mia dotazione di aghi comprandone alcuni curvi. L'ago curvo è uno strumento direi opzionale, non proprio indispensabile, ma diventa utile quando si ha a che fare con piccole tessere e ci si ritrova a fissare dei punti in zone dove c'è poco spazio di manovra e usare l'ago normale risulta difficile se non impossibile. Potete comprare separatamente e in tempi diversi gli aghi normali e quelli curvi, oppure orientarvi su un set come questo che li comprende entrambi. Questi primi 3 aghi vanno bene, mentre questi 2 sono forse un po' troppo lunghi. Il set io l'ho trovato dentro questa confezione. Mi interessavano gli articoli per lavorare con il cuoio e non tanto gli aghi che avevo già. Però su Amazon potete trovare il set venduto a sé. Uso moltissimo le clip, in genere per tenere fisso temporaneamente il filo di cucitura. Ne ho di diverse dimensioni, così da usarle con tessere grandi e piccole. Potete scegliere tra 2 tipologie di clip. Personalmente non ho una preferenza specifica, ma delle prime ne ho di più e di varie dimensioni, perciò utilizzo quasi sempre queste. Se realizzerete borse, borsette e accessori simili, difficilmente potrete fare a meno della minuteria metallica. In alcuni casi per applicarla non servono strumenti appositi, ma quando si tratta di occhielli, rivetti e bottoni automatici, dovrete necessariamente avere una fustellatrice e pinze apposite monouso o pinze universali da usare con i punzoni adatti. Per finire vi mostro altri strumenti che non sono fondamentali ma che possono aiutare. Un pennarello indelebile per fare dei segni temporanei sulla plastica, segni che saranno poi rimossi se serve con dell'alcol. Il punteruolo può capitare di usarlo a volte, anche se non spesso.
È comodo quando serve fare un foro di piccole dimensioni e non si vuole scomodare la fustellatrice. Una limetta per unghie usata, o se preferite riciclata, può essere utile per aprire e allargare le fessure delle tessere. A me a volte capita di usarla. Un paio di pinzetti, anche di bassa qualità, utili per tirare fuori una tessera quando fatica a passare tra le fessure, specie quando sono di piccole dimensioni. Vi aspetto per il prossimo tutorial che parlerà di tessere. Vi ricordo che tutte le lezioni le trovate in un'apposita playlist sul canale che si chiama Candy Wrapper. Se non volete perdervi le prossime lezioni vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche.